Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi video dei finiti, perché questo saccone è pieno e ho bisogno di svuotarlo per poi riempirlo di nuovo con altri finiti. Ovviamente spazierò un po' in tutti i settori, quindi beauty, make-up, casa, un po' di tutto, come al solito, come tutti i miei video dei finiti. Partiamo dal bidone che sporge, il Bioform Plus Forza Lavante Igienizzante. Questo per me è un prodotto mai senza, perché è un detersivo igienizzante. Io ho una lavatrice con l'autodosaggio che utilizza i detersivi nativi del marchio della lavatrice. Ma non sono igienizzanti. Io ad esempio quando lavo le cuccette, i cuscini dei cani oppure le lenzuola, gli asciugamani, ho comunque bisogno di qualcosa di igienizzante, quindi o utilizzo l'additivo igienizzante sempre di Bioform oppure vado a utilizzare direttamente il detersivo. Questo è molto valido, sono 1625 ml, quindi 1 litro e 625. Ci fate più o meno 36 lavaggi a pieno carico, direi 8 kg. Sì, e poi dipende anche ovviamente dalla durezza dell'acqua, però è un prodotto molto valido. Il profumo non è dei migliori perché si sente che è comunque igienizzante, però questo aveva un lieve sentore di lavanda, quindi va bene. Detergente intimo di COP con estratto di malva e con molecola antiodore. Questa è la versione lenitiva. Non è il miglior detergente intimo che io abbia mai provato, ma non è neanche il peggiore, quindi va bene, cioè se lo trovi in offerta di nuovo lo riprendo, anche perché sono 300 ml, quindi, e poi ha il dosatore a pump che per me in un detergente intimo è fondamentale. Lo so, sono finezze, però per me è così. My Intuition, sì, Essential di Wilkinson. Questi rasoi mi piacciono, anche se devo dire che non rasano benissimo perché hanno una lama singola. Sono abituata a quelli con la doppia lama perché radono meglio, cioè hanno due lame, sì, ma io intendo quelli che hanno sia una lama sopra che una lama sotto. Comunque ecco, c'è di meglio. Questi probabilmente li avevo presi perché erano in offerta, ma preferisco quelli della Venus, anche se costano una fucilata. Ho sempre quelli della Wilkinson, però con appunto la forma ovale e le due lame, insomma ci siamo capiti. Doccia crema aromatica dei Tesori d'Oriente. Ho visto che di questi ne ha parlato anche la mia amica Antonella Paglino. Ciao Anto, ti mando un bacione. Sono i doccia schiuma perfetti secondo me, la giusta consistenza, una profumazione che rimane nel bagno per almeno mezza giornata, un flacone che comunque si può posizionare tranquillamente nel porta cose che avete all'interno della doccia. Veramente buonissimo. Questo poi è la profumazione Royal Oud, che è una delle mie preferite tra quelle che ho provato. Ovviamente la mia preferita è quella da Boomer al muschio bianco, ma anche questa è molto molto valida. Li avevo trovati in offerta al DM a poco più di €1, quindi ne ho fatta scorta. A sto giro ho messo direttamente la scatola perché quelli di Polident sono in bustine singole, non sono come quelli del DM che sono nel tubone. Sapete che questo è il mio pulitore di apparecchio migliore. Io l'apparecchio l'ho smesso a ottobre dell'anno scorso,
però porto comunque quello notturno per mantenere i denti stabili, anche se ho il ferro interno, ma insomma lo porto anche la notte, quindi devo comunque sempre disinfettarlo. Quelle di Polident sono sempre le mie preferite, ma non si trovano così spesso in offerta. Colluttorio antiplacca di Conad senza alcol. Questo è valido appunto per questo motivo, perché è senza alcol. Diciamo che chi, forse ve l'ho già detto anche in altri video, chi come me ha avuto problemi con la patente, avere un colluttorio senza alcol può aiutare, perché se io mangio, mi lavo i denti e poi uso un colluttorio con l'alcol, insomma non è detto che all'alcol test io non risulti positiva, perché poi ho altre problematiche che non vi sto a raccontare, perché qui stiamo parlando dei finiti del periodo. Con menta, una menta di quelle belle, quelle da cicca tipo, no? Mi viene in mente da Brooklyn, dalle cicche della Brooklyn. Buonino, l'unica cosa positiva appunto è che è senza alcol. Se lo trovo in offerta lo ricompro, ma non è il colluttorio della vita. Come in ogni video dei finiti che si rispetti, spray disinfettanti, ormai lo sapete, io li uso per i materassi, per i divani e così via. Questo è ottimo perché è con alcol, quindi abbiamo un agente igienizzante aggiuntivo, ma non è un presidio medico chirurgico, cosa che invece questo è, quindi preferisco andare su questo rispetto a questo, ma insomma anche questi qui hanno dei prezzi abbastanza alti, quindi prendo quello che c'è in offerta. Un altro detergente intimo di Coop. Ho usato un sacco di detergenti intimi di Coop, uguale all'altro, quindi stesse considerazioni che ho fatto sull'altro. Ho terminato il mio cleansing oil preferito, che è questo di Softaimo, credo si pronunci così, acquistato su Sylvana. Adesso questo contenitore lo tengo perché poi prenderò il refill. È il mio olio struccante preferito. Adesso ne sto utilizzando uno di Purito all'olio di oliva che non è male, ma questo rimane sempre il mio preferito in assoluto, quindi quella scatolina lì la conserviamo. Sempre della stessa marca ho terminato anche la schiuma detergente e ho riempito il flacone con una ricarica valida. Questa mi piace, deterge ma non va a seccare la pelle, insomma si vede che la pelle è pulita ma non secca, molto molto valido, è inodore, quindi comunque anche per chi ha fastidi agli odori va benissimo. Cosa abbiamo qui? Un burro struccante di Elf. Allora, devo dire che questo burro struccante non mi è dispiaciuto, perché comunque ha una buona consistenza, ha una ottima capacità struccante. L'unica cosa è che brucia gli occhi. Quindi mi è capitato diverse volte di avere bruciore agli occhi e gli occhi arrossati, proprio perché questo brucia. È una confezione da pochi grammi, infatti quando mi è arrivata ho detto ma è così, 56 grammi, quindi quella da 50 grammi, quando mi è arrivata ho detto ma è così piccola, infatti ho fatto prestissimo a finirlo, però è un burro struccante valido se non fosse che brucia gli occhi, almeno a me li brucia. Shampoo secco di Dem, questo è nella profumazione fresca, forse un'edizione limitata perché è by Mana and Giulia, non lo so, con questo packaging con i fiorellini. Sapete che quello del Dem è sempre il mio shampoo secco preferito. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo, ragazzi, qui spariamo pallettoni giganti. Hydrate B5 Intense di Medik8.
Un siero come questo io credo di non averlo mai provato in vita mia. Questo era una travel size che mi era stata regalata credo dalla mia amica Barbara. È un prodotto meraviglioso, lo vorrei ricomprare se non che costa una fucilata, quindi per ora non lo ricompro, forse il Black Friday, anzi nella wishlist del Black Friday, perché poi stiamo qui a cincischiare, ma poco che passa siamo già al Black Friday, quindi posso parlare di wishlist di Black Friday? Io credo di sì. Lo metterò nella wishlist del Black Friday perché una confezione me la devo portare a casa. Dentifricio Mentadent protezione famiglia bianco quotidiano, senza troppe pretese, un buon dentifricio. Questo era il gusto, non c'è però un gusto comunque mentolato, come tanti altri dentifrici che ho provato. Matita sopracciglia di Essence, la Micro Precise Brow Pencil, pensavo mi durasse di più, invece è durato proprio una cippa, perché mi sarà durata tipo 2 settimane a darla tanta. Carina, comodo il fatto che abbia sia a micromina, quindi comunque per andare a fare i peletti va benissimo. Costa poco, però dura anche veramente poco. Per finire abbiamo un sacco di robina qua. Che cos'ho? Allora, ho una profumazione di Wild, quindi una ricarica di Wild Cedar and Sandalwood. Questa è stata la profumazione dell'estate, molto fresca, non si sente tantissimo, non so perché, se è un problema delle ricariche che ho preso io, che sono lì da un po', perché le avevo prese al Black Friday dell'anno scorso o per il mio compleanno, che c'era qualche sconto, non ricordo. Ma non sono profumazioni, almeno questa non lo era, non sono profumazioni che si sentono in maniera aggressiva. Da qualcosa di fresco così mi aspettavo qualcosa di più. Comunque Wild è sempre una garanzia. Ora ciocchi al retinolo, quelli che avevo comprato su Amazon, che vi avevo fatto vedere in un video haul abbastanza recente. Ne ho utilizzati 4, devo dire che sono molto validi, pur non avendoli pagati una cifra esorbitante, sono comunque molto validi e li utilizzo con piacere perché sono freschi, non si asciugano in fretta, quindi li potete tenere su un bel po', qui vi dice 15-20 minuti, io li tengo su finché non si seccano, quindi molto molto validi. Ho provato poi anche quelli di Mask My, adesso qui non vedete perché fa riflesso, ma sono quelli di Mask My, ai Rooibos, sì, credo si pronunci così, anche quelli molto validi, quindi credo alternerò quelli al retinolo a quelli di Mask My. Se li trovate in sconto fateci un pensierino perché non sono affatto male. Poi ho ripreso ad andare in piscina, quindi adesso sto andando con tutti i campioncini. I primi 2 campioncini che ho utilizzato sono stati il Detox Shampoo di Ouai, credo si pronunci così, una figata questo shampoo, mi ha tenuto i capelli puliti, non dico per una settimana perché li ho lavati prima, però ci sarebbero arrivati tranquillamente, quindi non ho la cute particolarmente grassa, ma secondo me ogni tanto questo shampoo ci sta. E poi ho utilizzato il Nourish and Protect Conditioner di Kiko Hair Care by Rossano Ferretti. Anche questo qui non mi è dispiaciuto, lasciate i capelli morbidi e profumati, e devo dire che mi è veramente piaciuto. Nei prossimi video dei finiti vedrete un sacco di campioncini, perché appunto andando in piscina 1 o 2 volte alla settimana ne utilizzerò tantissimi. E niente, per questo giro i finiti sono finiti.
Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto, e noi ci vediamo, se vorrete, al prossimo video. Ciao!